Siamo tornati in barca. Oggi una giornata di escursione, l'escursione che io la definirei dei 1000 gradini. Siamo saliti fino al rifugio Muzzerone, sopra Porto Venere, che è proprio sotto le pareti palestra di roccia del Muzzerone. Noi ovviamente non abbiamo fatto palestra di roccia, per me ci vorrebbero dei chiodi rinforzati, ma ci siamo gustati un pranzo, poi fatto qualche dronata lì al rifugio, carino, posto carino, molto molto bello. Quindi abbiamo fatto complessivamente con i 1000 gradini sono 6 km e mezzo circa. Oggi giornata calcio, andiamo a vedere la partita. Dove? All'Inter Club delle Grazie. Empoli-Inter. Famosissimo Inter Club della Liguria. Partita andata, abbiamo vinto. Questa volta non mi ha soddisfatto, un po' come mercoledì, però l'importante a volte è anche vincere, giocare bene, ci potranno essere occasioni. Si è fatto male Arnautovic, speriamo non sia nulla di grave. La giornata è splendida, è domenica, quasi tutto il golfo è pieno di barche che veleggiano. Noi oggi no, noi oggi ce ne stiamo tranquilli. C'è da fare io oggi. Bettina da lavorare. Questa è l'immagine della spiaggia, ce n'è una qui e una laggiù dove c'è la chiesa. Adesso risaliamo in barca. Quando si vive in barca ci sono anche queste incombenze, a volte neanche troppo simpatiche, ossia lavanderia self-service. E ora asciugatura. Abbiamo finito la lavatrice. Finito! Adesso mettiamo via tutto. Stiamo facendo i pensionati sulle panche. Siamo sulle panchine. Se inquadri dietro sono solo pensionati. Solo pensionati e bambini. Pensionati e bambini. Tutti personaggi in età produttiva, cioè quella in quale almeno ci dovrebbe essere sicuramente la Betty, io un po' meno. Io posso anche essere, cioè la mia età, potrei anche essere meno in età produttiva, dai, diciamo che il mio l'ho già dato. Ecco qua che sono arrivati i nostri amici, Roberto il corridore e Lorenza, la moglie del corridore, la badante del corridore, che oggi passeranno una giornata con noi. Adesso andiamo a farci un giro, un bagno, come si deve. Attenta Lorenza che ti do un cazzone. Ha un sacco di fuori, guarda. Baia La Caletta, siamo sempre nel Golfo di Spezia, quella è la punta di Maralunga. Vediamo anche di farci un bagnetto, visto che oggi è una bellissima giornata estiva. Ci saranno 27 gradi, si sta da Dio.
una bella brezzolina fresca, si sta bene, proprio bene. E oggi siamo qua con degli amici, ci facciamo 2 chiacchiere, un po' di cibo, un po' di vino, ma se mangia e se beve, Se mangia come se sempre. beve e poi ci divertiamo. Esatto. Intanto godetevi questa caletta. 27 settembre. Allora, siamo Alla Cala della Fornace, lato est lato dell'isola. est dell'isola di Palmari. Siamo subito dietro quella che vedete, la torre scuola. Qui ci sono delle grotte, questa qui è alcuni motoscaffini, un po' di barche. La domanda che rivolgo a voi è: ma oggi che è mercoledì infrasettimanale di settembre, guardate quante cavolo di barche ci sono. Ma la gente non fa un c***o nella vita, Perché non sono a scuola quei ragazzi? Perché non sono a scuola? Quei ragazzi stanno facendo 10 barche di questo, una settimana in barca a vela, un corso. Sono da lunedì al venerdì in barca a vela. Allora, Sono 10 sono barche. miei Passaggio dell'isola del Tino. Questa è la Palmaria. Ed ecco la parete ovest della Palmaria. Siamo quasi all'ingresso di Porto Venere, passaggio Porto Venere Palmaria. Com'è Mauro? Lasagne. Lasagne. Andiamo a vedere se stasera, oltre alla partita, ci fanno le lasagne. Salutiamo gli amici Lorenza e Roberto che ci hanno fatto compagnia per tutta la giornata di oggi. Veleggiando e navigando in questi giorni nel Golfo di Spezia, siamo arrivati nuovamente oggi al castello di Lerici e al paesino di Lerici, che è un borghetto molto carino. Eccolo qua. E ora noi ci facciamo una pausa pranzo, un ancoraggio qui nella baia di Maralunga, a sud del castello di Lerici. Eccolo il bellissimo castello di Lerici con i bagni. Oggi non c'è tantissima gente, ma la cosa carina, quelle classiche casette che vedete qua sopra, coloratissime, in stile ligure, con le persianine. Insomma Mauretto, oggi bagnetto sotto il castello di Lerici, vero? Certo, oggi 28 settembre, ci sto benissimo. Una bella barca d'epoca che passa vicino a noi, proprio bella. Notevole, vero Bettina? Bella, proprio bella. Bettina che sta lavorando per voi. Buongiorno. Buongiorno. Ancorati alle Grazie. Ormai da quanti giorni? 12 giorni che siamo qui, tra qui, Palmaria, Porto Venere, comunque stiamo gironzolando nel Golfo di La Spezia. Sì. Oggi che giorno è? Oggi è il 30 di settembre, ci spostiamo, siamo qua semplicemente perché si sta bene, non avevamo posto in porto da noi né a Genova né alla nostra casuccia di Andorra. E quindi abbiamo deciso di passare qui questo periodo
di sosta. Ci siamo un po' rilassati, sono arrivati dei nostri amici, abbiamo fatto delle escursioni a terra, siamo stati un po' a Palmari, un po' a Portovenere, un po' a Lerici, Tellaro, a Spezia, abbiamo un po' girato tutto il golfo. Comunque abbiamo un po' lavoricchiato e passato il tempo. Adesso a questo punto la stagione volge al termine e partiremo in compagnia dei nostri amici Lorenzo e Raffaella. Partiremo, una sosta questa sera a Santa Margherita Ligure e domani, se tutto va bene, saremo a Genova. Il clima è estivissimo, si sta da Dio. Quindi approfittiamo gli ultimi bagni di stagione prima del lungo inverno. Con questo vi invitiamo sempre a seguirci. Continuate a seguirci come sempre. Ricordatevi sempre che cosa? Che devono iscriversi al canale, attivare la campanella, din don din don din don, cliccare mi piace. La stagione in mare volge al termine, ma non termina ancora, perché noi tra poco partiremo per un'avventura on the road e non vi diciamo ancora dove, quando, come, perché non anticipiamo nulla, noi spoileriamo nulla, però vi porteremo con noi in un'avventura on the road. Celine Ronick non si ferma mai. Che giornatina estiva oggi, bellissima, un cielo sereno, completamente sereno, solo un pochino di foschia lontano, sole caldo. E più tardi ci rifacciamo un altro bagno. Qui al momento siamo ancora nel golfo di Spezia, adesso siamo quasi fronte Portovenere che vedete lì in fondo. Oggi è sabato mattina e domani sera, domani pomeriggio arriviamo a Genova, dove anche lì ci fermeremo. Qualche giorno di sosta per vari impegni di diverso genere, se non che salutare i genitori di Mauro che ci vedono pochissimo purtroppo. Comunque adesso usciamo dal golfo di Spezia ed eccola nuovamente Portovenere. La salutiamo perché ora la abbandoniamo dopo queste quasi 2 settimane nel golfo. Allora, che ne pensi di Portovenere, Raffaella? Incantevole, meravigliosa, non ero mai stata, è fantastica. Brava. Con voi ancora di più. Qua siamo usciti dallo stretto di Portovenere, lo stretto passaggio tra Portovenere, la chiesa di Portovenere e la Palmaria, e siamo sulla costa ligure, stiamo andando verso le Cinque Terre. Queste non sono ancora le Cinque Terre, ma ci sono 2 o 3 cose interessanti. Questa costa scoscesa, un tempo, adesso è un po' stata abbandonata, un tempo era tutta coltivata a vigne, da cui veniva il famosissimo vino Chaquetra, che era un passito dolce, veniva passito un po' tipo Malvasia, un po' tipo Vinsanto, un vino dolce, e veniva coltivato su queste terre, su queste colline scoscese, con i terrazzamenti, i classici terrazzamenti liguri, cioè venivano dei muretti a secco, spianavano la terra e a terrazze, uno dietro l'altro, seguivano la collina. Qui siamo nella zona di Campiglia, quelle case che vedete lì, che vediamo lì sulla collina, un tempo altro non erano che i depositi su cui venivano deposti gli attrezzi e l'uva. L'uva veniva raccolta a mano, rigorosamente a mano, raccolta con delle ceste in quelle case lì, veniva fatta passire e successivamente veniva con delle scalinate portata al mare, dove la raccoglievano delle barche per portarla in lavorazione e poter creare un passito. Questo qui è un paesino che si chiama Campiglia. Attualmente queste casette sono state un po' riadattate, le vigne
sono state abbandonate, rimangono ancora le vigne nelle Cinque Terre, perché comunque avendo avuto sovvenzioni europee hanno mantenuto le vigne, ma questa zona qua tra praticamente Rio Maggiore e Porto Venere è stata quasi tutta abbandonata. Queste case sono state riadattate un pochettino turisticamente, solo che si accede sia al mare che alla strada che su alta in collina con delle scalinate molto molto ripide. È bello da un punto di vista escursionistico e anche per il panorama che può offrire questa zona. Recentemente sono state tutte adibite con delle monorotaie. Ci sono dei trenini con dei carrellini che riescono a portare l'uva, attualmente solo nelle vigne delle Cinque Terre, perché ripeto queste sono state abbandonate, che portano l'uva direttamente alla raccolta, al centro di raccolta dove poi viene lavorata. Tra poco navigheremo al largo delle Cinque Terre, quindi vi facciamo vedere tutti i paesini delle Cinque Terre. Baia La Caletta, siamo sempre nel Golfo di Spezia, quella è la punta di Maralunga. E difatti la conoscevo come Baia di Maralunga. Ora Betty è andata a controllare, a vedere tutto. Oh, che palle, ma non devi dire tutte queste cose. Non riesco a questa mano a tenerlo, fammelo tenere. Io parlo, no? Lui inquadra dalle altre parti. Dai, continua. Solo una cosa, va. Continua. Dai, ma perché Continua. Mauro devi sempre fare tuoi? Continua a dire quello che stavi dicendo. Ma scusa, avete sposato? C'è un venticello? E dillo te. Ah, dillo te cosa pensavi Non di mi dirlo ricordo se più. tu. Non mi ricordo più. C'è un venticello che tiene fresco e attizza. Che cosa? Sapessi. Che c'entra il vento con l'attizzare?